Ragazzi, buongiorno dalla stanza più piccola del mondo. Sembra di essere in una nave. Questa è la doccia, proprio è un involucro che funge da doccia. Le porte. Le braccia. Eccolo. C'entra tipo camper. E c'è questa che è la doccia. Super funzionale e il letto è incassato sotto la finestra. Purtroppo per noi Copenaghen rappresenterà in questo viaggio solo una tappa di passaggio. Come le tappe future, le prossime 2 o 3 tappe. Purtroppo è un gran peccato, ma non possiamo fare altrimenti. Tutti i nostri viaggi sono scanditi da questa velocità, ma arriverà quel giorno che rallenteremo. Promesso. Adesso andiamo a vedere dov'è la moto. Checkout express. Ok. Andiamo. Questa è la reception e la moto, eccola là. Questa volta non ci credo neanche io, baciati da sole, siamo a Copenaghen di fronte all'hotel Wake Up. Questa è la reception, questa è la moto. Questa notte la moto è stata all'aperto di fronte alla reception perché il parcheggio sotterraneo dell'hotel era full, non era possibile prenotarlo in anticipo, siamo arrivati tardi, era completo, quindi non ce l'hanno fatta parcheggiare, ma abbiamo messo catenaccio, bloccadisco e la moto l'abbiamo ritrovata qua. Abbiamo sperato. La facciamo sempre vedere perché fa parte ormai del nostro viaggio. Addirittura la moglie ha messo gli occhiali da sole perché non riesce a stare sotto il sole dopo 20 giorni di buio non riesco a sostenere la luce del sole. Bando alle ciance. Esatto. Si va al centro per eccellenza di Copenaghen, cioè al canale Nyhavn dove ci sono le casine colorate, e si va a sbirciare la Sirenetta. Cosa dire? Nyhavn è un canale dove si affacciano le case colorate famosissime, fu scavato 400 anni fa da prigionieri svedesi ed è diventato, ironia della sorte, uno dei luoghi di svago e di bellezza centrali e focali di Copenaghen. Cosa dire della Sirenetta? La Sirenetta è una statua in bronzo alta 125 cm, che adesso appunto andremo a vedere anche noi con questi occhi. Sperando di arrivarci in moto. Fu una statua regalata alla città di Copenaghen dal figlio del fondatore del birrificio Carlsberg, realizzata dallo scultore Eriksen, che la realizzò facendo posare come modella la propria moglie, sua moglie. Però è ispirata alla favola appunto di Andersen, scrittore famosissimo danese, che nel 1837 diede vita a questa favola, per cui la Sirenetta, innamoratasi di un uomo sulla terraferma, finisce per voler rinunciare alla sua vita da mare per poter appunto raggiungere il suo amato. Tra l'altro vittima di tantissimi vandalismi, soprattutto dal movimento radicale, è stata più volte decapitata, tolto un braccio, ma ancora resiste. Pippone a parte, con la moto che è stata all'aperto, quello che ci interessa sapere da buon motociclisti, se la moto... Accendi su? Sì, accendi. Accendi tu, dai. Attualmente la moto segna 8621 km dalla partenza. Oggi abbiamo una tappa di circa 560 km, abbiamo deciso di andare a Brema. Non passeremo per nessun tipo di traghetto, quindi non prenderemo il traghetto di Rostock o il traghetto di Puttgarden, ma faremo tutto via terra perché vogliamo pagare anche il secondo ponte della Danimarca, visto che quello di ieri sera dell'Oresund l'abbiamo fatto di notte e non abbiamo visto praticamente nulla. Quindi ragazzi, ora si va. Oggi è venerdì mattina. Ecco, noi eravamo all'ultimo piano del nostro hotel e vedevamo un po' il panorama dall'alto di Copenaghen. Molto moderna, sta dicendo Francesco, ma d'altronde Copenaghen è famosa per le sue strutture architettoniche sempre all'avanguardia, tante macchine elettriche come questa macchinina che abbiamo di fianco, ed è una tendenza che abbiamo visto in tutta la Scandinavia, in particolare in Norvegia, però anche in Svezia. Con il sole è un'altra cosa. No, non c'è tantissimo traffico, sembra una città a misura d'uomo a un primo colpo d'occhio. Tanto tetti in rame, credo, anche cupole in rame. Curatissima comunque.
era facilmente intuibile, dice Francesco, piena di gente rispetto al resto. Bellissimo. Impostiamo il raggiungimento della Sirenetta e poi ritorneremo al canale Niavn. Tra l'altro il nome Copenaghen significa proprio canale di mercanti, canale Niavn significa porto nuovo. Anche Stoccolma è bellissima, solo che con il sole è un'altra roba. La zona del porto, eccola la Sirenetta, si intravede. Adesso andiamo a vederla più da vicino. Lasciamo la moto qualche minuto. Dai, vai là sotto che ti fotografo da lontano, dai. Adesso torniamo in moto e andiamo al canale Niavn. Nonostante la folla impressionante, ci abbiamo fatta portare a casa una piccola fotina, poi ve la metto alla fine del video. Ripartiamo salutando la Sirenetta e i suoi ammiratori. Ci riportiamo al canale Niavn. Il cuore pulsante di Copenaghen e del suo turismo, oserei dire. Spettacolo col sole, tra l'altro, non ci sembra vero. Molto ben conservata, bellissima. Andiamo da quest'altra parte per ammirarle meglio. Nel frattempo, vedendo tutti questi ristorantini, mi sta venendo un po' di acquolina in bocca, un po' di fame, perché poi tra l'altro sento gli odori, ma non si può dire a Francesco: ma abbiamo mangiato poco fa, hai di nuovo fame? Non devo dire nulla. La parte struggente, la parte bella e tipica è anche data dalle barche. C'è un'atmosfera tranquillissima ed è quello che più mi piace di una città, che non sembra essere una grande città dove io non riuscirei a vivere perché abituata agli spazi piccoli, alle realtà molto ristrette a livello proprio di vita, non mentalità. Però qui sembra tutto vivibile per il momento e avendoci trascorso qualche ora chiaramente da turista. Il contrasto tra le placide acque del canale e la vita che vi si svolge intorno. Adesso torniamo da Francesco. Sono richiesta per una foto. Foto fatta, torniamo di corsa alla moto. E adesso dove si va? In direzione Brema, ora di arrivo 7 ore e mezza se non ci sbrighiamo, altrimenti sarà le 9, 9 e mezza come sempre. Solito. Ciao ciao! È il signore che mi aveva già salutato prima, però ci ha tenuto a risalutare, a farsi riprendere. Andiamo. Città pianeggiante, un po' sullo stile di Amsterdam, qualche costruzione richiama quello stile e vanno tutti in bici, proprio bella, dice Fra, che aveva già tanto apprezzato Amsterdam, ma penso che Copenaghen sia, forse perché la vediamo, no, anche Amsterdam l'avevamo vista col sole, però forse dopo tanti giorni di pioggia il fatto di vedere un luogo col sole ci rende ancora più felici. Ecco il nostro hotel, Wake Up. Siamo imbottigliati nel traffico di Copenaghen. Ancora semafori. La fila sarà ancora lunga, 1,5 chilometri per arrivare fuori dai semafori. Ancora traffico, nubi cariche sopra di noi, c'è comunque il sole, non dovrebbe peggiorare in poco tempo. Stiamo raggiungendo l'imbocco
sbocco dell'autostrada e vediamo che ci sono delle code, magari sarà solo per un tratto. Cielo sopra di noi, ancora casino fino alla diramazione tra strada blu e gialla. Tante di queste auto prenderanno il traghetto. Primo limite di velocità dopo 20 giorni di 130 km/h, però dice Frabi, per una volta che non piove si potrebbe camminare, c'è traffico. Siamo a 1 chilometro dal ponte sul Grande Belt, che sarebbe il ponte che unisce l'isola che contiene la città di Copenaghen e l'isola di Fionia. Il ponte è stato costruito nel 98 e il Grande Belt è appunto il mare che le divide. 3 corsie express per il telepass, carte e contanti. Noi andiamo su carte. Presumiamo che ci costerà una tombola come il ponte di Øresund. 18 euro sta dicendo Francesco. Eccoci, 130 corone danesi. È andata. C'è un vento fortissimo, beh, ma sul ponte si può capire. Le nuvole sembrano schiuma in fondo, la giusta piovendo. C'è un vento pazzesco. Dobbiamo stare scotti per poter stare in piedi. Every step and every tear, every heartbeat. The restless in my bones and in my feet. Now the day is dawning. There ain't no pain can ever make me stay. Yeah, you know it's true. There ain't no rain can wash it all away. It's been hearted into stone. There ain't no place can ever make me feel that the space that you left can heal. There ain't no way that I can let you know that you lost me long ago. È arrivata la pioggia, quindi ci siamo fermati, cambio di GoPro e copriamo lo zaino da serbatoio. Ripartiamo! Fili in autostrada sotto la pioggia ci mancava. Cielo sembra dirci: siete pronti? Sto per scatenare l'inferno. Continua un po' di vento fastidioso, resistiamo, Francesco soprattutto resiste, la Tenerona. A Flensborg siamo passati 16 giorni fa, prima della sera in spiaggia e prima di imbarcarci in Danimarca. Oggi ci ripassiamo con tante esperienze sulle spalle. Siamo vicini ormai al
confine con la Germania. Questo è l'ambiente intorno, il sole che ci tiene compagnia, almeno per questo tratto di giornata. È qui che secondo noi inizia la vera discesa verso casa, perché ormai non abbiamo ostacoli, solo strada da percorrere. L'ostacolo chiaramente era rappresentato dal mare. Avevano messo il limite di 80 km/h sul ponte per raffiche di vento, però abbiamo passato di peggio, tanto peggio, Giorgio Francesco, tanto peggio. Sopra il ponte di Oresund era l'inferno. Per raggiungere Brema dobbiamo prendere l'uscita a Hannover, siamo sul raccordo di Amburgo. Stavamo dicendo, finalmente una bella serata in moto. Quasi che non ricordavo più questa sensazione. Mancano 117 km per Brema, sono le 8:20 di sera, forse ci fermeremo al volo a mangiare qualcosa per poi proseguire fino all'hotel. Abbiamo incontrato tante file oggi, tante, probabilmente è capitato un incidente. Probabilmente sono in cargo del porto di Amburgo. Francesco dice che potremmo caricare la moto per il Sud America e non sarebbe una cattiva idea. Partiamo da Lima, dice. Stiamo uscendo a Brema, ci ha scritto la struttura che ha chiuso alle 7:30 la reception, abbiamo tutte istruzioni per la camera, per la chiave, 15 km e ci siamo. Le piccole concessionarie di Brema. Comunque Brema è un'altra delle più importanti città della Lega Anseatica, insieme a Lubecca e Amburgo, per cui spostando alcune tappe che avevamo prefissato abbiamo dato precedenza al filone che avevamo seguito. Moto parcheggiata su un'auto rimessa qua vicino perché la struttura aveva il garage full, quindi abbiamo dovuto cercare una struttura per la moto. Ora ragazzi andiamo a Nana che siamo cottissimi, quindi ci vediamo domani. Do what you gotta do.